fatti e non parole. Questo è il motto che tutti noi dobbiamo perseguire e sto perseguendo col mio mandato quando si parla di ambiente. Più di 30 anni fa, alla prima conferenza mondiale sull'ambiente, si è parlato di sostenibilità. Ma cos'è la sostenibilità? La sostenibilità va integrata dove? In ambiente, in economia e nella ricaduta sociale. Queste sono le attività che stiamo portando avanti come Provincia Autonoma di Bolzano e io col mio assessorato. Ma come possiamo diventare veramente sostenibili? Scopriamolo insieme con queste trasmissioni, perché alla fine l'ambiente siamo tutti noi. Lo sai, ho letto su internet che le acque di scarico, se analizzate, sono una preziosa fonte di informazione. Ma intendi l'acqua di scarico, quella che dal VC arriva fino ai depuratori? Esattamente. Da quanto ho capito, analizzando le acque di scarico si può sapere se in una certa zona si fa più uso di droghe, di farmaci o di altre sostanze. Ma veramente? Addirittura si possono avere informazioni sulla diffusione di virus, come durante la pandemia, ti ricordi? Ma incredibile! Ma queste analisi vengono fatte anche qui da noi? Il laboratorio biologico dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la Tutela del Clima effettua analisi delle acque reflue in ingresso ai maggiori depuratori altoatesini alla ricerca del coronavirus attraverso tecniche di biologia molecolare. Durante il periodo pandemico è venuto alla ribalta un nuovo metodo scientifico per il monitoraggio della salute pubblica, la cosiddetta diagnostica delle acque reflue. La ricerca eseguita con tecniche di biologia molecolare si basa sul fatto, già consolidato nel mondo scientifico, che nelle feci delle persone siano presenti tracce del materiale genetico di virus ed altre sostanze. Nelle acque reflue vengono espulsi sia virus che batteri presenti nell'intestino, ma anche una serie di molecole e metaboliti che noi assumiamo, come per esempio i farmaci. I vantaggi dell'analisi delle acque reflue sono diversi. I dati ottenuti con questo tipo di analisi sono attuali e sono riferibili ad una determinata popolazione. I risultati sono anonimi e quindi non serve un consenso per eseguire questo tipo di analisi ambientali. I costi sono contenuti, la logistica è relativamente semplice, visto che non devono essere analizzati i campioni prelevati dalle singole persone. Un esempio ne è l'analisi del SARS-CoV-2 nelle acque reflue. Sappiamo che la maggior parte delle persone infettate, sia asintomatiche che sintomatiche, espellono il virus nelle acque reflue. Quantificando questo virus conosciamo il trend in salita o in discesa sulla circolazione di questo virus nella popolazione. Questo tipo di sorveglianza ambientale, l'epidemiologia basata sulle acque reflue, è pertanto uno strumento importante sia per valutare la situazione che come supporto decisionale per programmare interventi. In Alto Adige, durante il periodo pandemico, come è stato individuato il virus SARS-CoV-2 nelle acque reflue? In Alto Adige sono in funzione 50 impianti pubblici di depurazione delle acque reflue. Durante il periodo pandemico, per avere un quadro omogeneo e rappresentativo di tutta la provincia, sono stati individuati 9 depuratori con diverse tipologie di acque reflue derivanti da zone rurali, urbane, turistiche e zone con molta industria. Sono stati scelti i depuratori di Bolzano, Merano, Termeno, Media Val Venosta, Pontives in Val Gardena, Basse Valle Giarco, Bressanone, Tobl in Media Pusteria e Wasserfeld Alta Pusteria, con una capacità di circa 1,4 milioni di abitanti equivalenti, pari al 66% degli abitanti complessivi in Alto Adige. Il monitoraggio delle acque reflue è tuttora attivo sugli stessi 9 depuratori. I campioni di acque reflue vengono prelevati all'ingresso dei depuratori 2 volte alla settimana,
con campionamenti di 24 ore in modo di avere dati rappresentativi. Il campionamento avviene mediante l'utilizzo di prelevatori automatici. I campioni prelevati vengono poi portati al laboratorio biologico per le analisi. Come avviene l'analisi dei campioni di acque reflue prelevati all'ingresso dei depuratori? I campioni di acque reflue di 9 depuratori vengono raccolti 2 volte alla settimana, il mercoledì che è il giorno lavorativo e la domenica il giorno festivo, per un totale di 18 campioni alla settimana. I campioni devono essere analizzati entro 48 ore dall'arrivo in laboratorio per evitare il deterioramento del campione e per avere risultati in tempi rapidi. Il metodo d'analisi elaborato assieme al Centro di Riferimento Nazionale è suddiviso in 4 fasi. Si inizia con la concentrazione del campione, centrifugando il campione diverse volte per separare i solidi sospesi dalle acque reflue, quindi iniziamo da 40 ml di campione e viene concentrato in una goccia. Successivamente il materiale genetico di tutti i virus e batteri presenti viene estratto dal campione di acque reflue e analizzato con la PCR quantitativa, una tecnica che individua la presenza del virus SARS-CoV-2. La quantità di virus rilevata può essere rapportata al volume delle acque reflue nelle 24 ore e indica se la concentrazione del virus è in aumento, in diminuzione o è costante. La fase finale consiste nel sequenziare i campioni di acque reflue una volta al mese per determinare le varianti più comuni. Oltre al virus SARS-CoV-2, quali altri indicatori possono essere ricercati nelle acque reflue? Ogni anno vengono prelevati campioni di acque reflue giornalieri per una settimana intera e si misurano concentrazioni di 4 stupefacenti diversi. Da questo tipo di analisi si può stimare il consumo di stupefacenti e paragonare i risultati con quelli ottenuti da altri siti di prelievo. Per quanto riguarda la diagnostica delle acque reflue, come si posiziona la provincia di Bolzano in campo internazionale? Il laboratorio biologico dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la Tutela del Clima è in continuo contatto sia con il Centro di Riferimento Nazionale, che è a Roma, che con diversi enti di ricerca, come l'Università di Innsbruck, ma siamo anche in contatto con la comunità europea. Dopo la pandemia di Covid si sta lavorando per sviluppare una rete di monitoraggio di patogeni nelle acque reflue, in modo da essere preparati a situazioni future e poter partire nell'arco di pochissimi giorni con il monitoraggio di nuovi patogeni. Quali sono le potenzialità di questo tipo di sorveglianza ambientale? L'epidemiologia basata sulle acque reflue ha un'enorme potenzialità di sviluppo perché i risultati di queste analisi indicano il trend in una popolazione a costi contenuti. Oltre al virus SARS-CoV-2, agente patogeno del Covid, possono essere rilevati, in caso di necessità, gli stupefacenti, diversi farmaci, ma anche diversi altri microrganismi patogeni o microrganismi con antibiotico resistenze. Vuoi saperne di più? Visita il sito ambiente.provincia.bz.it/diagnostica-acque-reflue.